Buongiorno a tutti, qui Giorgio Martina, ancora in Repubblica Ceca e come vi abbiamo detto nello scorso video, day trip da Praga per andare a Kutna Hora. Abbiamo prenotato i biglietti su Omio, l'app che vi consente di prenotare treni, bus e aerei tutti nella stessa piattaforma, e noi abbiamo scelto il treno, sì, giustamente perché è vicino. Precisamente il 977 da Praga, quindi sappiatelo, ci mette una cinquantina di minuti. Sì, e vi fa attraversare la campagna che è molto bella. Ok, adesso è un po' grigetta perché oggi ci sono un po' di nuvole, ma in primavera deve essere veramente bellissima. Yes, quindi ci vediamo tra pochi minuti direttamente lì. Ma la domanda sorge spontanea: perché Kutna Hora? Beh, perché in questo paese di poco più di 20.000 abitanti ci sono ben 2 cattedrali patrimonio UNESCO e un ossario che ogni anno attira migliaia di visitatori. La stazione dista circa 4 km dal centro di Kutna Hora, ma solo uno da Sedlec, la frazione dove si trovano l'ossario e una delle 2 cattedrali. Quindi proseguiamo a piedi e ci fermiamo all'info point dove si possono comprare i biglietti. Vi consigliamo quello cumulativo. Durante il XIV secolo, a causa della peste, e poi nel XV secolo con le guerre ussite, il piccolo cimitero di Sedlec si riempie con i corpi di oltre 40.000 persone. Nel 400 viene costruita una piccola chiesa gotica e sotto di essa l'ossario, dove vengono raccolte le ossa del cimitero per far spazio alle nuove sepolture. È solo nel 1870 che l'ossario assume il suo aspetto odierno, grazie ad un incisore di legno che dispone le ossa in maniera decorativa. Un esempio è il lampadario centrale, dove sono contenute tutte le ossa del corpo umano. Questo stemma è particolarmente interessante perché fa pensare il tizio che ha dovuto scegliere le ossa esattamente di quella forma e dimensione per comporlo tutto. Cioè, che voglia, no? Scavare tra le ossa. Non deve essere stato piacevole, credo. Vi ricordiamo però che questa è effettivamente una chiesa e anche il luogo di sepoltura di oltre 60.000 persone, quindi se venite qui fatelo con rispetto e non come se stesse andando in una qualsiasi attrazione turistica. Tornando sulla via che porta a Kutna Hora, troviamo la cattedrale dell'Assunzione di Santa Maria. Costruita tra il XIII e il XIV secolo, cade in rovina nel XV, per poi essere ricostruita tra il XVII e il XVIII secolo, questa volta in stile gotico-barocco, un'invenzione dell'architetto Jean Santini Heikel che voleva combinare le forme dei 2 stili. L'architetto realizza qui per la prima volta la sinuosa scala a sbalzo, cioè senza il pilastro di sostegno centrale. E se la si sale si arriva nel sottotetto, dove si può vedere la particolare posa dei mattoni che formano un altro elemento unico di questa cattedrale, la volta piatta boema, molto meno concava di una normale volta. E pensare che 15 anni fa questa basilica era completamente in rovina e si pensava addirittura di doverla vendere perché non c'erano abbastanza fondi per ristrutturarla, come è stato venduto in realtà il convento di cui questa basilica faceva parte. Sì, adesso c'è la sede della Philip Morris, quindi sì, fanno tabacco. Ci fabbricano le sigarette. Va bene. Va bene. E invece sono riusciti a salvarla con un sacco di lavoro anche delle persone locali che si sono messe qui a ripitturare i muri e sistemare un po' tutto. Sì. Quindi quest'anno, tra l'altro 2019, celebrano i 10 anni dalla ristrutturazione, dalla fine lavori, e quindi insomma anno epico. Ma è tempo di andare effettivamente a Kutna Hora. Per arrivarci prendiamo il bus F01 dalla fermata di fronte alla cattedrale e in 5 minuti siamo in centro. Dunque ci siamo buttati subito in un ristorante perché fa freddissimo oggi. Sì, quindi abbiamo iniziato con 2 zuppe. Esatto. Ma questo ristorante è molto carino, ha anche delle cose senza glutine. C'è il camino acceso. Oh! Com'è? Molto buono. E dopo essermi scottata col tè, sembra quasi tiepida giusta, neanche troppo bollente. Come main io ho preso un piatto tipico vegetariano, dill sauce, che non so esattamente cos'è, però poi ci sono uova e vegetables dumplings. Io invece ho preso il petto d'anatra arrosto col purè in salsa al vino rosso. Allora, piccola nota sul senza glutine, semplicemente sul menù ci sono segnati gli allergeni, io ho scelto quelli senza il glutine, senza segnato l'allergene e il glutine.
Però non sono riuscita a spiegarmi molto bene con la cameriera, quindi spero sia tutto come da menù. Esatto. Intanto ho assaggiato questa dill sauce, sembra ci sia dentro anche del limone, oltre che qualche verdurina. Buona, buona. Buon appetito. Wow. Buono. Dopo pranzo andiamo a vedere un'altra cattedrale, perché qui a Kutna-Hora, nonostante sia una città piuttosto piccola, ci sono ben 2 cattedrali patrimonio UNESCO. Ok, in realtà quella di Sedlec è una frazione, ma non facciamo i pignoli. Comunque facciamo finta che è tutto uguale, tutto insieme. Ci accontentiamo, anche perché guardate quanto sembra bella. Quanto è bella, perché sembra. Perché magari da davanti è brutta, va bene? Ci troviamo nella cattedrale di Santa Barbara. La prima fase di costruzione va dal 1388 al 1420, quando i lavori si fermarono a causa delle guerre ussite e rimasero fermi per 60 anni. Ripresero solo ad inizio 500, sotto la supervisione dello stesso costruttore della Porta delle Polveri di Praga. Nelle cappelle ci sono pitture gotiche della fine del XV secolo. Sulla volta invece si possono vedere stemmi di famiglie nobili al posto che immagini religiose. Ma la cosa che ci è piaciuta di più sono le finestre delle gallerie superiori, dalle quali si vedono gli archi rampanti. L'organo da dietro però è bruttissimo. Sì, giustamente questa è una parte di servizio, tra virgolette. Non serve che il retro sia dipinto, sia bello, eccetera, perché nessuno lo vede, quindi bello però. Sì, molto curiosa come cosa. E siamo tornati in questa bellissima location per salutarvi e chiudere il video su Kutna-Hora. Speriamo che questa gita in giornata da Praga vi sia piaciuta. Noi ringraziamo Omio, con cui abbiamo prenotato non solo l'aereo per andare a Praga, ma anche il treno per venire fino a qui. Sì, subito, veloce. App gratuita, la trovate in descrizione. Ringraziamo ancora una volta Giacomo e Gianluca per il supporto, i Donatwins, anche il loro canale lo trovate in descrizione. E ringraziamo voi per aver visto questo video. E vorremmo anche sapere da voi dove vorreste che noi andassimo per darvi dei consigli nel prossimo viaggio. Quindi, di quale destinazione avete voglia? Ditecelo e proveremo ad accontentarvi. Comunque ci vediamo a un prossimo viaggio. Ciao!